Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi del linguaggio del corpo e della prima impressione. La prima impressione è importantissima perché di fatto non abbiamo mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione. E la prima impressione è spesso la chiave del successo. Per la scienza, infatti, la prima impressione si crea in 7 secondi, come dice una famosa pubblicità, in 7 dannati e irrazionali secondi. Questa potrà sembrarti una trovata pubblicitaria, ma in realtà è una citazione che è azzeccatissima ed estremamente fondata. Proprio perché è stato scoperto appunto che la prima impressione che noi ci facciamo rispetto a qualcuno o qualche cosa conta molto di più di quello che crediamo razionalmente e soprattutto si forma appunto in un battibaleno, in un tempo velocissimo che sta intorno ai 7 secondi. Ma perché, ti chiederai, è così importante questa prima impressione? Perché in 7 secondi una persona è capace di inquadrarti, di giudicarti, diciamo? Sostanzialmente ti faccio 2 esempi chiarificatori che saranno sicuramente capitati anche a te. Ti sarà capitato di scambiare 2 parole con qualcuno e poi di aver detto: ma sostanzialmente questa persona a istinto, a pancia, non mi convince. Oppure al contrario, di aver scambiato 2 parole e poi dire: però a pelle questa persona mi piace molto. Ecco, questo sostanzialmente è frutto della famosa prima impressione. Ma perché diciamo così? Come facciamo a trarre queste conclusioni? Perché sostanzialmente questa sensazione che abbiamo provato di piacere o di non essere convinti è collegata non tanto a quello che la persona in 7 secondi, in pochissimo tempo, può aver espresso verbalmente, ma piuttosto è collegata alla comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale è un canale super potente e primordiale che connota sostanzialmente gli esseri viventi e che accomuna l'uomo agli animali. Si tratta di un linguaggio istintuale che viene espresso in modo inconscio e per questo risulta estremamente difficile da controllare. Dobbiamo tenere presente che tutte le volte, per esempio, che comunichiamo con i nostri animali, sostanzialmente comunichiamo attraverso un linguaggio non verbale. Inoltre dobbiamo considerare che il linguaggio non verbale è di estrema importanza perché non viene elaborato dalla parte razionale del nostro cervello, dalla neocorteccia, la parte imputata appunto al pensiero razionale, che quindi pondera e le cose prende tempo e considera, ma sostanzialmente giunge al cervello d'impatto e sostanzialmente va, in quelle che sono le altre 2 stanze del cervello, cioè il cervello rettile e il cervello limbico. E in pratica funziona quindi anche se noi non siamo pienamente coscienti. La domanda a questo punto è: possiamo controllare le nostre parole, ma siamo in grado di controllare il nostro corpo? La risposta è ni, nel senso che in parte sì, ma in parte no, perché poi ci sono delle zone del nostro corpo che sono più difficili da controllare di altre. Tra parentesi, dobbiamo ricordare che la comunicazione non verbale comprende l'insieme delle espressioni facciali, dei gesti, delle posizioni delle mani, dei movimenti del corpo, della prossemica, quindi dello spazio che occupiamo che il nostro corpo occupa appunto nello spazio intorno a noi. E poi per quanto concerne anche le parole, quindi la comunicazione verbale, parte della comunicazione non verbale è anche per esempio il tono di voce che usiamo e anche sostanzialmente la sequenza con cui usiamo determinate parole. Tutto questo sostanzialmente quindi va a comporre quello che è il nostro messaggio, per cui non possiamo credere o sperare che il nostro messaggio sia recepito dall'interlocutore soltanto come quell'insieme di parole che esprimiamo e il loro significato. Il nostro messaggio è molto di più, è dato appunto dai gesti, dalla postura, dal tono della voce e dalla sequenza con cui esprimiamo determinate parole.
In proposito, tra l'altro, occorre sottolineare che mentre non esiste una comunicazione verbale, una comunicazione fatta di parole isolata, perché volenti o nolenti si accompagna sempre ad una comunicazione non verbale, al contrario, la comunicazione non verbale può esistere anche isolatamente, libera da quella verbale. Un esempio appunto è quando comunichiamo con gli animali. Spesso, se per esempio vi è mai capitato di comunicare con i cavalli, per essere efficaci dobbiamo essere molto coerenti e sicuri di noi nella nostra comunicazione non verbale, prima di tutto. Addirittura il silenzio e il rifiuto parlano, esprimono un messaggio. Pertanto capite che fare una buona prima impressione ha molto a che vedere non tanto con le 3 parole che diciamo, quanto piuttosto con tutto quello che esprimiamo nel contesto della situazione, con la nostra postura, i nostri gesti, la nostra mimica facciale, il nostro comportamento. E in tal proposito occorre sottolineare un altro aspetto fondamentale e che può cambiarci la vita. Allora, la nostra mimica, la nostra postura, come ho già avuto modo di raccontarvi, sono influenzate dal nostro stato emotivo, dal nostro stato emozionale. Però dobbiamo anche dire che vale l'opposto. Infatti, le recenti scoperte delle neuroscienze hanno provato che a loro volta la postura, i gesti e la mimica condizionano notevolmente il nostro stato emozionale. Per cui la via sicura per avere buon umore, se lo abbiamo perduto, è comunque di agire, parlare e atteggiarsi come se fossimo felici e di buon umore. Fake it till you make it, no? Fai finta, fallo anche se non ti trovi nello stato, finché raggiungerai quello stato. Questo è importantissimo perché significa che sostanzialmente, partendo dal corpo, possiamo manipolare, migliorare il nostro stato mentale. Partendo da gesti, da comportamenti che assumiamo volontariamente, possiamo andare ad incidere su quelle che sono le nostre emozioni. E in tal proposito voglio raccontarti una cosa estremamente illuminante. Allora, molte aziende internazionali stanno tenendo dei corsi di dizione corporea, dei corsi per i loro dipendenti. Sembra una contraddizione di termini, dizione corporea, ma sostanzialmente riguarda appunto il linguaggio del corpo e le posture da assumere, diciamo, mentre si parla, che vanno ad influenzare la nostra dizione e quindi la percezione del nostro messaggio. Addirittura queste diciamo, corsi, queste lezioni sono spesso tenuti per i dipendenti dei call center. Infatti pensa che una nota azienda tedesca consiglia alle assistenti del call center di tenere uno specchietto di fronte a loro e di ricordarsi di sorridere mentre rispondono ai clienti. Questo perché avere la percezione del proprio viso, diciamo, e sorridere rende la voce più rilassata e disponibile. E quindi questo sostanzialmente crea un diverso rapporto tra il soggetto che parla e l'interlocutore. È importantissimo questo aspetto perché ci permette di scegliere deliberatamente, di manipolare deliberatamente quello che è il nostro stato emozionale. Ti consiglio di provarlo e tutte le volte che non ti sentirai dell'umore che desideri, prova a sorridere comunque, prova quando rispondi al telefono a rispondere pensando di sorridere e vedrai che avrai una voce migliore, un atteggiamento migliore e sarai percepito in modo estremamente positivo anche dal tuo interlocutore. Se vuoi saperne di più circa il linguaggio del corpo e la postura, leggi il mio libro Linguaggio del corpo e postura, tutto quello di cui hai bisogno per accendere il tuo carisma e vincere le tue sfide più grandi. Lo trovi su Amazon. Grazie e alla prossima. Ciao!